Lezione 1. Nuovi partner. Il nostro incontro di oggi è stato un grande successo. Sono contento che alla fine abbiamo raggiunto un accordo. Le tue idee per il progetto sono davvero impressionanti. Ottimo, non vedo l'ora di discutere con voi e di valutare una potenziale collaborazione. Lavorando insieme, ora possiamo raggiungere grandi risultati. Invierò il contratto definitivo domani mattina. Il nostro team legale esaminerà rapidamente il documento. Dovremmo fissare una chiamata per la prossima settimana. Il mercoledì pomeriggio è un buon momento per me. Inviterò il resto della squadra. Dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi comuni. La comunicazione è la chiave per un'azienda di successo. Sono d'accordo sul fatto che dovremmo essere molto onesti. Questa collaborazione aiuterà la nostra azienda a crescere rapidamente. Sono fiducioso nel nostro futuro successo insieme. Grazie per l'impegno profuso oggi, John. È stato un piacere lavorare con te. Festeggiamo questo nuovo inizio stasera. Prenoterò un tavolo al ristorante. Lezione 2. Nuovi luoghi. Mi piace la sensazione di essere in movimento. Anche per me esplorare nuovi posti è molto divertente. Anna, sei già stata in questo paese? No, è la prima volta che vengo qui. Ho sentito dire che la gente è molto amichevole. Voglio conoscere le loro tradizioni uniche. La storia di questa città è molto lunga. Vorrei visitare la vecchia biblioteca domani. Dovremmo anche provare il cibo di strada tradizionale. Spero che il tempo rimanga caldo e soleggiato. Le previsioni meteo annunciano una giornata serena. Avete una mappa della zona? Ho una mappa sul mio cellulare. Dovremmo trovare un posto dove pranzare. Nei pressi della stazione si trova una famosa caffetteria. Andiamoci appena atterriamo. Sono pronto per questa nuova esperienza culturale. Viaggiare fa sembrare il mondo molto più piccolo, John. Sono d'accordo sul fatto che impariamo molto di più. Lezione 3. La protesta pacifica. Oggi in piazza si sono radunate molte persone. Sono qui per una protesta molto importante. Sono d'accordo, a patto che non si arrivi alla violenza. Quali sono gli obiettivi principali di questo gruppo? Desiderano una maggiore tutela dell'ambiente locale. È una causa davvero nobile da sostenere. La libertà di parola è un diritto fondamentale. È importante ascoltare ogni voce. La maggior parte delle persone qui è molto calma e tranquilla. Spero che i leader ascoltino il loro messaggio oggi. Il cambiamento spesso inizia con una singola voce forte. Dovremmo approfondire le loro specifiche richieste. C'è un articolo a riguardo sul giornale. Lo cercherò sul mio telefono. L'istruzione è il modo migliore per risolvere i problemi. Dobbiamo essere tolleranti nei confronti delle diverse opinioni politiche. La pace è sempre meglio di un conflitto acceso. Sono contento di vedere che le persone si stanno attivando. Auspichiamo un esito molto positivo. Lezione 4. Abbigliamento da viaggio.
Partiremo per l'aeroporto tra pochissimo. Ehi, come dovremmo vestirci per andare in aeroporto? Indossiamo abiti comodi per il lungo volo. Indosserò la mia felpa con cappuccio di cotone più morbida. È una scelta molto saggia in termini di comfort. Dovrei indossare oggi i miei pesanti stivali di pelle? No, le scarpe senza lacci sono molto più comode per i controlli di sicurezza. Metterò i miei stivali nella valigia grande. Ricorda che la cabina dell'aereo è spesso fredda. Porterò una sciarpa calda per il collo. Hai già pronto il tuo pesante cappotto invernale? Lo porterò sul braccio sinistro. Indosso la mia tuta blu preferita. Sembri molto rilassato e pronto a viaggiare. Vorrei dormire durante il volo di 10 ore. Ascolterò musica e leggerò un libro. Assicurati che le cuffie siano nella tua borsa. È tutto pronto per la nostra partenza. Dovremmo chiamare un taxi adesso. Lezione 5. Regione del Niagara. Questa zona è famosa per molti primati. Oltre alla sua storia, cos'altro la rende speciale? La città che si affaccia sul lago Ontario. Inoltre, si trova molto vicino al fiume Niagara. Il terreno qui è perfetto per coltivare frutta. Lungo la strada vedo molti splendidi vigneti. Dovremmo fermarci ad assaggiare il succo locale. L'architettura delle case è molto antica. Sembra di vivere in un altro secolo. Vorrei fare una passeggiata in riva al lago. L'acqua appare di un blu intenso e molto calma. La cascata è molto distante da questa città. Si trova a soli 20 minuti di auto verso sud. Dobbiamo vedere le cascate prima del tramonto. La potenza dell'acqua è uno spettacolo grandioso. La natura è davvero magnifica in questa parte del Canada. Sono contento che abbiamo scelto questo tour per oggi. Ricorderò a lungo questo panorama. Farò una foto panoramica del lago. Lezione 6. Utensili in acciaio. Dobbiamo comprare delle forchette e dei cucchiai nuovi. Guardate questi set argentati e lucenti qui. Gli utensili in acciaio sono durevoli e molto resistenti. Mi piace come appaiono su un piatto bianco. Prendiamone un po' per la nostra nuova sala da pranzo. Si possono lavare in lavastoviglie? Sì, questo materiale è molto facile da pulire. Dovremmo anche comprare un mestolo grande per la zuppa. Aggiungerò un set di coltelli al carrello. Queste impugnature risultano molto comode da tenere in mano. Degli strumenti di qualità rendono la cucina un'esperienza molto più piacevole. Vorrei che la nostra cucina avesse un aspetto molto moderno. Il colore dell'acciaio si abbina perfettamente al nostro nuovo frigorifero. Ora abbiamo tutto il necessario per la tavola. Controllerò il prezzo alla cassa. Spero che oggi ci facciano uno sconto. La qualità giustifica il costo aggiuntivo, Anna. Sono d'accordo sul fatto che dovremmo acquistare il meglio. Porterò la scatola pesante fino alla macchina. Lezione 7. Orologi di lusso. Oggi vorrei comprarmi un orologio nuovo, Anna. Dovremmo trovare qualcosa che si adatti ai tuoi gusti. Lo spero,
perché sono molto esigente. Vorrei un orologio dallo stile classico. Preferisco un semplice cinturino in pelle nera. Questo modello dorato sembra molto elegante e costoso. Penso che l'oro sia un po' troppo acceso per i miei gusti. Che ne dici di questo orologio argentato con quadrante blu? Questo si avvicina molto di più a ciò che desidero. È resistente all'acqua e mostra la data. Mi piace il peso che sento al polso. Starà benissimo con il tuo abito elegante. Chiederò al commesso il prezzo finale. È inoltre consigliabile verificare la garanzia per le riparazioni. Si tratta di un dettaglio molto importante da tenere in considerazione. Un buon orologio può durare una vita intera. Sono molto contento di questa scelta specifica. È un accessorio davvero sofisticato per te, John. Questo lo porterò a casa con me. Lezione 8. Pausa weekend. Ho lavorato molte ore la settimana scorsa. Ehi, hai mai pensato di fare un viaggio? Un viaggio di fine settimana sembra un'ottima idea. Sì, mi farebbe proprio comodo una pausa dal lavoro. Dove potremmo andare per una breve vacanza? Potremmo andare in montagna o al mare. L'aria fresca di montagna è davvero piacevole. Vorrei alloggiare in una piccola baita di legno. Possiamo fare un'escursione e ammirare gli alberi alti. Ci aiuterà a dimenticare il trambusto dell'ufficio. Dovremmo partire venerdì sera dopo il lavoro. Questo ci darebbe 2 giorni interi di riposo. Controllerò le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana. Spero che ci sia il sole e che non faccia troppo freddo. Prenoterò subito la baita su internet. Preparerò degli snack per il lungo viaggio in auto. Mi sento già molto più rilassata, Anna. La natura è il modo migliore per recuperare le nostre energie. Non vedo l'ora di fare la nostra gita in montagna. Lezione 9. Nuovo ambiente. Anna, oggi pomeriggio sembri un po' triste. Mi mancano la mia vecchia casa e i miei vecchi amici. Lo so, ma è importante accogliere le novità. È difficile sentirsi a casa in un posto sconosciuto. Dovresti provare ad esplorare il parco locale domani. Qui le persone sembrano molto indaffarate e si muovono molto velocemente. Incontrerai molto presto tanti vicini cordiali. Spero di riuscire a trovare una buona caffetteria. Nella via accanto c'è una panetteria molto famosa. Adoro il profumo del pane appena sfornato al mattino. Possiamo andarci insieme sabato mattina. È molto gentile da parte tua offrirti questo, John. Ogni nuovo luogo ha qualcosa di speciale da scoprire. Sto iniziando a sentirmi un po' più positivo. Dovresti decorare la tua nuova stanza con delle foto. Appenderò al muro le mie foto preferite. Renderà lo spazio molto più personale. Grazie per la calorosa accoglienza in città. Sono felice di avere un nuovo amico qui. Lezione 10. Piano di pagamento. Ho letto la prima parte del documento. Avete qualche dubbio in merito ai termini del progetto? D'accordo, un altro punto riguarda le modalità di pagamento.
Preferiamo ricevere prima metà dell'importo totale. Anche nel nostro settore si tratta di una prassi standard. Quando ci verrà accreditato il secondo pagamento? Verrà inviato dopo che la relazione finale sarà pronta. Questa soluzione sembra molto ragionevole per entrambe le nostre squadre. Provvederò ad aggiornare il contratto con queste date specifiche. Vi prego di inviarmi la nuova versione via email oggi stesso. Includerò anche i dettagli della banca. Dobbiamo garantire che tutti i registri finanziari siano assolutamente chiari. Per la nostra azienda, la precisione è fondamentale. Sono contento che abbiamo discusso di questo punto così presto. Ciò evita qualsiasi confusione nelle prossime settimane. Sono pronto a firmare l'accordo domani mattina. Porterò i documenti stampati nel tuo ufficio. Grazie per la tua organizzazione e professionalità, John. Apprezzo moltissimo il nostro rapporto di lavoro. Lezione 11. Obiettivi e sogni. Penso spesso a dove sarò tra 10 anni. Tutti abbiamo grandi obiettivi e sogni nella vita. Capisco che per noi sia fondamentale rimanere concentrati. Qual è il tuo sogno più grande per la tua carriera, John? Vorrei avviare presto una mia azienda tecnologica. Ciò richiederebbe molto coraggio e duro lavoro. Studio ogni giorno per acquisire nuove competenze. Voglio viaggiare per il mondo e scrivere libri. Sei uno scrittore di grande talento e molto creativo. Spero che le persone trovino le mie storie molto interessanti e profonde. Non dobbiamo mai rinunciare a ciò che desideriamo. Il successo richiede tempo e molta pazienza. Credo che possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo se ci proviamo. Il sostegno degli amici rende il viaggio molto più semplice. Sarò sempre qui per incoraggiare la tua scrittura. E festeggerò con te la tua nuova azienda. Continuiamo a lavorare sodo per un futuro radioso. Il cielo è il limite per le nostre grandi ambizioni. Sono molto entusiasta per gli anni a venire. Lezione 12. Abbracciare la diversità. L'oratore di oggi ha parlato di molte culture diverse. È vero, è essenziale essere tolleranti. Dobbiamo inoltre accogliere la diversità nella nostra vita quotidiana. Conoscere gli altri ci rende molto più saggi. Mi piace provare cibi provenienti da molti paesi diversi. È un ottimo modo per entrare in contatto con una nuova cultura. Dobbiamo rispettare le tradizioni di ogni persona. Un mondo diversificato è un luogo molto più interessante. Vorrei imparare una seconda lingua l'anno prossimo. Questo ti aiuterà a comunicare con più persone. La comprensione reciproca previene molti conflitti inutili. L'istruzione è la chiave per un mondo veramente pacifico. Sono contento che la nostra università abbia molti studenti internazionali. Ho conosciuto molti nuovi amici provenienti da ogni parte del mondo. Dovremmo organizzare un festival culturale nel campus. Posso dare una mano con la musica e le decorazioni. Sarebbe un evento meraviglioso per tutti i presenti. Parliamone con il consiglio studentesco. Scriverò una proposta per il festival stasera. Lezione 13. Risolvere i puzzle.
Questo rompicapo logico è molto più difficile del precedente. Mi piace la sfida di trovare la risposta giusta. Questo mi motiva a risolverne sempre di più. La penso allo stesso modo, è un ottimo modo di pensare. Credo di aver individuato uno schema in questi numeri. Vediamo se questa logica funziona anche per me. Se sommiamo questi due elementi, otteniamo il risultato. Sei una persona molto intelligente per averlo capito, John. Formiamo un'ottima squadra per questo compito. Risolvere i problemi insieme è molto più veloce e divertente. Mi piace la sensazione di successo che si prova dopo un lungo tentativo. Sento la mente molto lucida e attiva adesso. Dovremmo cercare altri enigmi nel libro. La prossima volta vorrei provare un gioco di parole. Questo ci aiuterà anche a migliorare il nostro vocabolario inglese. L'apprendimento dovrebbe essere sempre un gioco interessante per noi. Domani porterò un nuovo libro di giochi. Non vedo l'ora della nostra prossima sessione di esercizi mentali. Sono pronto per la prossima sfida difficile. Lezione 14. Nuovo allenamento. Sto cercando un nuovo modo per mantenermi in forma. Ehi, hai sentito parlare di questa nuova routine di allenamento? Tutti parlano benissimo del corso ad alta intensità. Si suppone che permetta di bruciare molte calorie molto rapidamente. Sono un po' preoccupato che possa essere troppo difficile. Possiamo iniziare gradualmente e rafforzare le nostre capacità giorno dopo giorno. L'istruttore è famoso per essere molto energico. Mi piace la musica che mi fa venire voglia di muovermi velocemente. Dovremmo portare molta acqua in classe. E dovremmo indossare anche le nostre migliori scarpe da corsa. Voglio migliorare la mia salute prima dell'inizio dell'inverno. L'esercizio fisico fa bene sia al corpo che alla mente. Vuoi partecipare alla prima sessione di lunedì? Sarò lì alle 6 di sera. Quello è il momento perfetto per un buon allenamento. Spero che ci sentiamo molto forti e in ottima salute. Provvederò a registrare i nostri nomi alla reception. Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo con te. Prepariamoci per una lezione molto impegnativa. Lezione 15. Settimana lavorativa. Ho letto un articolo sulla modifica dell'orario di lavoro. Qual è la tua opinione sulla settimana lavorativa di 4 giorni? Penso che ci darebbe più tempo per riposare. Con più tempo libero, la produttività potrebbe effettivamente aumentare. Trascorrerei il mio giorno libero extra nella natura. Userei quel tempo per imparare un nuovo hobby. Molte aziende stanno testando questa idea proprio ora. Pensi che il nostro capo accetterebbe mai una cosa del genere? Dovremmo mostrargli i dati positivi provenienti da altri. È importante trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Un lungo weekend ogni settimana sembra un sogno. Saremmo molto più felici e meno stressati. Potremmo completare i nostri compiti in meno ore se ci concentrassimo. La qualità è più importante del tempo totale impiegato. Sono d'accordo sul fatto che dovremmo lavorare in modo più intelligente, non più a lungo. Speriamo che il mondo si muova verso questo cambiamento. Preparerò una breve relazione sui benefici. È un'idea davvero proattiva e intelligente, John.
Sono curioso di vedere cosa succederà l'anno prossimo. Lezione 16. Stile festivo. Non vedo l'ora che arrivino le vacanze estive quest'anno. Preferisci rilassarti o essere attivo durante le vacanze? Di solito preferisco trascorrere il mio tempo svolgendo attività molto dinamiche. Mi piace sedermi a bordo piscina e leggere libri. Mi piace fare escursioni in montagna ed esplorare nuove città. Sembra davvero faticoso per una settimana di riposo. Mi aiuta a dimenticare lo stress del lavoro. Trovo che il silenzio assoluto sia migliore per la mia mente. Dovremmo trovare un posto che offra entrambe le opzioni. Un resort vicino alla montagna e alla spiaggia è perfetto. Così io posso fare escursioni e tu puoi stare fermo. Ti va di cenare con me in un ristorante tranquillo? Dopo l'escursione avrò sicuramente voglia di mangiare. Dobbiamo verificare le date del viaggio con il nostro responsabile domani. Spero che i biglietti aerei non siano troppo cari adesso. Dovremmo prenotare l'hotel entro la fine di maggio. Cercherò le migliori offerte su internet. John, sei bravissimo a trovare prezzi di viaggio convenienti. Inizierò la mia ricerca non appena tornerò a casa. Lezione 17. Piante da interno. Il tuo soggiorno sembra molto verde e fresco, Anna. Sto imparando a prendermi cura delle mie nuove piante. Qual è la regola più importante per il giardinaggio indoor? La maggior parte delle piante da interno predilige la luce brillante ma diretta. Ho messo il mio piccolo cactus proprio accanto alla finestra. Posizionarle vicino alle finestre è l'ideale per la loro crescita. Hanno bisogno di molta acqua ogni giorno. No, bisogna annaffiarle solo quando il terreno è asciutto. Spesso mi dimentico di controllare il terreno delle mie piante. John, puoi impostare un promemoria sul tuo cellulare. È un modo davvero intelligente di gestire il mio giardino. Alcune piante gradiscono anche un po' di umidità in più. Comprerò un piccolo flacone spray al negozio. Le tue piante saranno quindi molto sane e rigogliose. Vorrei comprare una grande felce per la mia camera da letto. Le felci sono bellissime, ma hanno bisogno di molta ombra. Troverò il posto perfetto per esso sulla mia mensola. Il giardinaggio è un hobby molto rilassante per una persona impegnata. Sto iniziando ad apprezzare il prendermi cura degli esseri viventi. Lezione 18. La sicurezza prima di tutto. Dobbiamo garantire che le nostre case siano sicure per tutti. Concordo sul fatto che la preparazione sia la chiave per la sicurezza. Da parte tua, dovresti tenere i numeri di emergenza vicino al telefono. Oppure devi conoscere esattamente i numeri di emergenza. Ho già salvato il numero della caserma dei vigili del fuoco. Dovresti includere anche il numero della polizia locale. I miei figli sanno come chiedere aiuto in caso di emergenza. Questa è una lezione molto importante che i giovani devono imparare. Avete un kit di pronto soccorso in cucina? Sì, si trova nell'armadietto sotto il lavandino. Dovremmo controllare le date di scadenza dei medicinali contenuti nella confezione. Lo farò non appena tornerò a casa oggi. È inoltre consigliabile avere un rilevatore di fumo funzionante.
Controllo le batterie del mio rilevatore ogni singolo mese. Sei una persona molto responsabile e attenta, Anna. La sicurezza è un aspetto che non dovremmo mai trascurare in casa. Comprerò un nuovo estintore per il mio garage. Si tratta di un'ottima aggiunta al tuo piano di sicurezza domestica. Dopo la nostra conversazione di oggi mi sento molto più sicuro. Lezione 19. Costruire il futuro. La storia di questa nazione coinvolge molte persone diverse. Ogni gruppo ha contribuito alla crescita della nostra società. In questa città vivono molti neri e ispanici. Persone di ogni gruppo etnico fanno parte di questa storia. Dobbiamo inoltre ricordare la storia dei nativi americani in questo luogo. Tutti questi gruppi stanno lottando per costruirsi una vita propria. Secondo i dati del censimento, il 13% della popolazione è di etnia nera. Circa il 19% della popolazione si identifica come ispanica. Si tratta di cifre molto significative per la nostra economia locale. La diversità rende la nostra cultura molto più forte e vivace. Vorrei saperne di più sulle sfide che devono affrontare. Dovremmo leggere insieme il nuovo rapporto sull'uguaglianza sociale. È importante sostenere ogni membro della comunità. Qui dovrebbero essere disponibili opportunità per ogni singola persona. Credo che l'istruzione sia il miglior strumento per il progresso. Aiuta le persone a costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Stiamo assistendo all'apertura di un numero crescente di piccole imprese in questa zona. Questo è un segnale molto positivo per tutta la città. Parteciperò alla riunione della comunità giovedì sera. Lezione 20. Fare favori. Ricordo quando abbiamo iniziato a lavorare in questa azienda. Da allora ci siamo aiutati a vicenda in molti modi diversi. A volte facevo un favore a John o a Jane. E a volte mi facevano anche un favore aiutandomi. Il lavoro di squadra è la ragione del successo dei nostri progetti. Apprezzo il tuo aiuto nella stesura di quella lunga relazione. È stato un piacere aiutare un collega in difficoltà. Sei sempre molto generoso con il tuo tempo limitato, John. Aiutare gli altri rende l'ambiente di lavoro molto migliore. Cerco di ricambiare ogni favore il più rapidamente possibile. Ecco perché tutti amano lavorare nella tua squadra, Anna. Dovremmo continuare a sostenerci a vicenda anche in futuro. Ho un piccolo compito che necessita di un secondo parere. Sarò lieto di esaminarlo per te subito. Vi basteranno solo 10 minuti del vostro pomeriggio impegnativo. Comunque, oggi ho finito il mio lavoro prima del previsto, John. Sei un partner commerciale molto affidabile e gentile. Quando lavoriamo insieme, formiamo una squadra molto forte. Invio subito il documento al tuo computer. Lezione 21. Liste di libri. Ci sono tantissimi libri che vorrei comprare oggi. Come fai a ricordare quali vuoi leggere? Come fai a tenere traccia dei libri che desideri acquistare? Sul mio cellulare utilizzo un'applicazione specifica per fare le liste. Di solito fotografo solo la copertina del libro. Un elenco è meglio perché permette di organizzare i dati per genere.
È un modo molto intelligente per gestire una grande biblioteca. Scrivo anche una breve nota sul perché mi piace. A casa ho più di 50 libri nella mia libreria. Dovresti provare a leggere un libro ogni mese. Inizierò con questo romanzo giallo, leggendolo dalla finestra. Ho sentito dire che il finale è molto sorprendente e incalzante. Non rivelarmi ancora il segreto della storia, Anna. Prometto di mantenere il segreto finché non avrai finito di leggere. Aggiungerò il tuo nome alla mia lista di amici di lettura. Possiamo condividere i nostri titoli preferiti ogni volta che ci incontriamo. Comprerò questo libro e ora tornerò a casa. Spero che apprezzerete ogni singola pagina di questa storia. Inizierò a leggerlo non appena arriverò. Lezione 22. Pianificazione della cena. Dovremmo scegliere un contorno molto salutare. Un'insalata greca si abbinerebbe perfettamente alla carne principale. Anche le verdure arrostite sarebbero un'ottima scelta. Per l'arrosto userò carote e broccoli. Dovremmo servire del pane fresco con il pasto. Sì, il pane caldo è sempre molto apprezzato dagli ospiti. Preparerò l'insalata con olio d'oliva. Non dimenticate di aggiungere del formaggio feta. Comprerò gli ingredienti al mercato. Dobbiamo sapere se qualcuno ha delle allergie. Invierò un messaggio per chiedere. È una cosa molto responsabile da fare. Cosa dovremmo servire come dessert più tardi? Penso che la frutta fresca sia l'opzione migliore. Comprerò delle fragole e della panna dolce. I nostri amici ne saranno molto contenti. Vorrei che la serata fosse davvero speciale. Ti aiuterò con i lavori in cucina. Saremo pronti per le 7 di stasera. Lezione 23. Riparazioni domestiche. Ho passato tutto il fine settimana a sistemare delle cose in casa. Hai portato a termine molte riparazioni difficili e le hai eseguite bene. Beh, ho anche riparato dei piccoli buchi nei muri. Ora la vernice ha un aspetto molto liscio e uniforme, John. Ho usato un piccolo strumento per applicare l'intonaco bianco. Hai riparato anche la perdita del tubo in bagno? Sì, ho sostituito la vecchia guarnizione in gomma con una nuova. Stai diventando un bravissimo tuttofare nel tuo tempo libero. Fare il lavoro da soli mi fa risparmiare un sacco di soldi. Ho bisogno di aiuto con una porta rotta nel mio appartamento. Posso portare la mia cassetta degli attrezzi da te domenica mattina. Sarebbe molto utile perché non sono molto bravo con i lavori manuali. Dobbiamo solo stringere un paio di viti sulla cerniera. Offrirò il pranzo a tutti noi come ringraziamento. Mi piace lavorare con le mani e risolvere questi problemi. Una casa ben tenuta è un luogo molto confortevole in cui vivere. Ora controllerò se ho tutti gli strumenti necessari. Ci vediamo domenica alle 10, allora. Sarò lì in tempo per aiutarti, Anna. Lezione 24. Il lavoro gratificante. Non ho più tanti studenti come una volta. In ogni caso, trovo ancora molto gratificante insegnare qui. Mi piace vedere le persone che iniziano senza sapere nulla. E poi, nel giro di pochi mesi, diventano molto abili.
I loro progressi sono la parte migliore della mia giornata lavorativa. Li stai aiutando a trovare una nuova carriera e un futuro. La maggior parte dei miei studenti è molto dedita e molto laboriosa. L'istruzione può cambiare radicalmente la vita di una persona. Oggi ho visto un mio ex studente lavorare in una grande fabbrica. Deve essere molto grato per gli insegnamenti che gli hai impartito. Cerco di rendere le mie lezioni molto interessanti e molto semplici. Ecco perché i tuoi studenti ti stimano così tanto, John. Vorrei creare un nuovo corso per il semestre primaverile. Dovresti concentrarti sulle competenze digitali e sulle tecnologie moderne. Inizierò a scrivere il programma del corso stasera. Sono certo che sarà un grandissimo successo per te. Sono felice di aiutare le persone a migliorare la propria vita. La tua passione per l'insegnamento è evidente a tutti qui. Tornerò in classe per la prossima lezione. Lezione 25. Trekking nella giungla. Raccontami della tua vacanza tra le montagne dell'Asia. Fare trekking nella lussureggiante giungla di Chiang Mai è stata un'esperienza fantastica. Sembra un'avventura. Quanto camminavi ogni giorno? Abbiamo camminato per circa 6 ore attraverso la fitta vegetazione. Hai avvistato animali selvatici o uccelli tropicali rari? Abbiamo visto molti pappagalli colorati e anche alcune piccole scimmie. Faceva molto caldo e umido nella foresta? Sì, faceva molto caldo, ma il fiume era piuttosto fresco. Vorrei provare un viaggio del genere durante le prossime vacanze estive. Per scalare le colline bisogna essere in ottima forma. Comincerò a correre al parco per rafforzare i miei muscoli. Ti servono anche un paio di scarponi da trekking molto robusti, John. Comprerò tutta l'attrezzatura necessaria nel negozio di articoli sportivi. È un'esperienza che ti resterà impressa per sempre. Mi piace l'idea di stare lontano dalla città frenetica. Il silenzio della giungla è molto pacifico e molto profondo. Stasera guarderò le tue foto di viaggio, Anna. Porterò anche il mio portatile per mostrarvi i video. Sono molto emozionato all'idea di saperne di più sul tuo trekking.